Ciao, sono Azzurra Piccardi, fotografa specializzata nel settore beauty e moda ed oggi voglio parlarvi di cosa c'è di nuovo nella nuova versione di Capture One Pro 20. Ci sono molte novità in Capture One 20, ma prima di parlarvene vorrei parlare del nome per un secondo del programma, perché non so se vi siete accorti, ma l'ultima versione messa nel mercato di Capture One 20 era la numero 12 e ora siamo passati alla 20. Ora, da quello che ho capito, il punto di questo rebranding è che volevano rimodernizzare il software, che fosse insomma un po' al passo con i tempi. Per questo si dice che abbiano pensato di cambiare il nome dalla 12 alla versione 20. Oppure semplicemente si sono ispirati all'anno in cui è stato rilasciato. Ma questa non è l'unica cosa a cambiare, perché anche il logo è stato cambiato, rendendolo effettivamente più moderno. Quindi se pensate di esservi assopiti, come un po' ho fatto io, risvegliandovi quasi cadendo dalla sedia vedendo la nuova versione e credete di esservi persi le ultime 7 versioni, non vi preoccupate, non l'avete fatto. Capture One Pro, a mio avviso, è sempre stato un programma fantastico e sebbene lo conosca decisamente meno di Photoshop, più lo imparo e più mi piace. E vi confesso che implementandolo nel mio flusso di lavoro, Capture One riscontro un notevole risparmio di tempo e incremento della qualità. Nonostante ciò, ci sono molti altri professionisti che non adorano l'interfaccia utente tanto quanto me, tuttavia l'azienda produttrice sta facendo grandi passi in avanti per migliorarla ulteriormente. Per fare un esempio, è stato aggiunto del testo alle icone affinché si possa trovare subito gli strumenti di cui si ha bisogno, come gli strumenti di mascheramento che sono stati appunto resi più accessibili. Inoltre vi sono anteprime con una risoluzione più elevata e si può regolare il colore di sfondo del visualizzatore con un clic. Tra le altre novità troviamo l'inserimento di nuovi cursori di bianchi e di neri nel pannello alta gamma dinamica, HDR, High Dynamic Range per intendersi, che sono piuttosto interessanti e utilissimi per assumere il controllo totale del contrasto e tonalità, per recuperare le luci e quindi i dettagli, aumentare le ombre, scurire i neri o aumentare le aree più luminose delle foto, tutto in un unico strumento. Degno di essere menzionata è anche la nuova funzionalità del cerotto correttivo che ha visto migliorare le prestazioni del software per via della possibilità di fare una pulizia più precisa rispetto alla vecchia versione. Sono stati infatti inseriti dei pannelli dedicati a questo strumento, i quali vanno a creare automaticamente un nuovo livello sopra quello di sfondo, sul quale apporre le correzioni. Ne risulta quindi un flusso di lavoro più veloce, grazie anche alla generazione automatica del punto di origine e la sua possibile correzione. Il cerotto correttivo di Capture One risulta ad oggi essere uno strumento di lavoro più flessibile di qualsiasi convertitore RAW, non solo perché crea rendering veloci e di alta qualità, ma anche perché se viene modificata la luminosità del livello sfondo, anche le correzioni sopra del cerotto correttivo, ad esempio, vengono aggiustate di conseguenza, seguendo la modifica apportata, e questo è un grande vantaggio. Parlando di livelli, un'altra miglioria che trovo di grande aiuto è che si possono facilmente copiare e incollare tutti i livelli di correzione fra le varie foto, incluse le immagini che hanno formati e dimensioni diverse. Ma attenzione, ciò non va a sostituire i livelli già esistenti nella foto di destinazione nella quale verranno incollati. E questo è decisamente un grande vantaggio. Anche il pannello dei colori è stato migliorato. Parliamone più nello specifico. I pannelli base, avanzato e tono della pelle sono praticamente gli stessi, ma l'editor dei colori di base è stato particolarmente migliorato e devo dire che mi piace molto. Quando si parla di colore, sappiamo bene che Capture One lo gestisce molto bene. Attraverso miglioramenti apportati è possibile infatti modificare rapidamente i colori utilizzando l'editor colori standard, strumento compatto e intuitivo. Basta fare semplicemente clic su un punto qualsiasi della foto e trascinare il mouse per regolare la tonalità, la saturazione e la luminosità di qualsiasi colore, oppure modificare i colori attraverso i pratici cursori.
Il pannello dedicato alla riduzione del rumore funziona molto bene ed è stato decisamente migliorato. Permette infatti di ottenere le immagini più nitide grazie ad un'efficace riduzione del rumore che si adatta al modello della fotocamera utilizzata e alle impostazioni ISO utilizzate, e ciò permette di preservarne ancora di più i colori e i dettagli delle foto, che ovviamente sono scattate ad ISO elevati. Altra novità è lo strumento di ritaglio. Questo è probabilmente il cambiamento preferito dalla maggior parte degli utenti avvezzi a Capture One, perché finalmente lo strumento di ritaglio sembra davvero più moderno. Il vecchio era efficace e funzionava benissimo, ma era un po' macchinoso, almeno io lo trovavo tale. Ora, invece, si possono visualizzare facilmente le maniglie con le quali è possibile fare ritagli, permettendo così un crop più controllato, ritagliandolo dal centro, ruotare il ritaglio o bloccare le proporzioni usando le opzioni di modifica. Interessante aspetto di cui voglio parlare è anche il nuovo strumento di visualizzazione prima e dopo, posizionato nella barra degli strumenti o attivabile con semplici scorciatoie da tastiera, quali il tasto Y. Mentre se premiamo Shift Y si alterna tra le varie modalità di visualizzazione. Visualizzazione completa, Split View Slider, che è trascinabile e funziona su più foto nel visualizzatore. Con Capture One 20 è possibile ottenere colori più precisi e dettagli più nitidi con file realizzati da qualsiasi modello di fotocamera, di drone o smartphone in grado di acquisire file DNG. Inoltre ai DNG è disponibile anche un nuovo supporto a fotocamere e ottiche. Capture One infatti fornisce il supporto completo a fotocamere e ottiche, per questo l'azienda cerca di tenersi sempre aggiornata sulle fotocamere e le ottiche più recenti. Phase One ha predisposto che Capture One valuti e interpreti con cura i formati RAW di ogni fotocamera supportata, permettendo quindi al software di presentare le immagini con la massima fedeltà, mettendo spesso in evidenza sfumature nemmeno percepibili con altri software. Grazie al supporto file RAW di oltre 500 fotocamere, Capture One è in grado di fornire un sostegno costante per la creazione di profili e la correzione di tantissime ottiche, permettendo così un'elaborazione di file RAW della massima qualità, con dettagli più nitidi e colori più accurati. Non solo, i file degli obiettivi personalizzati che sono supportati fanno in modo di ridurre la distorsione e la perdita di luce. Infatti Phase One valuta con precisione le caratteristiche di ogni ottica supportata, costruendo algoritmi di correzione che compensano le varie imperfezioni. Di conseguenza Capture One può risolvere numerosi problemi ottici comuni, come vignettature e aberrazioni cromatiche, fornendo all'utente una migliore versione possibile dell'immagine. L'assistenza è sempre in evoluzione, per questo vi metto nella descrizione l'elenco completo delle fotocamere supportate. Migliorare un programma che in pochi anni è arrivato a diventare un punto di riferimento per l'intero settore fotografico professionale non è facile, eppure Capture One continua ad aggiornarsi e a regalare nuove funzioni ai propri utenti. Il nuovo aggiornamento 20 apporta sostanziali miglioramenti sotto molti punti di vista. Se ancora non lo avete, non resta che provarlo. Concludo questo video con le parole di Jan Hildebrand Larsen, VP Software Business di Capture One, che dice: vogliamo consentire ai creativi di ottenere le loro migliori immagini nel modo più semplice possibile, ed è per questo che abbiamo attinto molto al feedback della nostra comunità per supportare il nuovo Capture One 20. È il nostro impegno supportarli fornendo un'esperienza di fotoritocco senza interruzioni, definitiva, sviluppando le funzionalità che chiedono e di cui hanno bisogno, oltre a quelle che non sapevano di volere. Capture One 20 è entusiasmante per noi, poiché siamo felici di dedicare ancora più attenzione e risorse a questo obiettivo. Ci riusciranno? Cosa dite? Sicuramente sono sulla buona strada.